sono bipolare. Sono venuto a questa conclusione. Non si dovrebbe neanche scherzare in realtà su queste cose, ma riflettevo sul semplice fatto che ieri vi dicevo. Io quasi quasi non sono neanche troppo contento che Marotta abbia detto questa è la settimana per decidere Lookman, no? Il dentro fuori, Neschio, dentro si dice, dentro fuori. Sono agitatissimo, sono agitato. Il dentro fuori per lui. E dicevo, ma alla fine volevo che questa storia mi accompagnasse per tutta l'estate, perché meno male, no? Culli il sogno, no? Stai lì a covarlo. La verità è che oggi invece sono stanco. Sono già stanco. E quindi da qui sono arrivato alla conclusione che qualcosa, qualche rotella forse non è a posto e lo devo assolutamente riconoscere. Fatto sta, levata questa inutile introduzione, prologo, chiamatelo come vi pare, oggi è arrivata l'offerta rialzata dell'Inter, 40 più 5 di bonus, è quello che ci ha detto Romano, è quello che in realtà poi stanno dicendo adesso praticamente tutti. 40 più 5 di bonus, cosa significa? Significa che nulla di fatto. Niente, zero. Zero, per il semplice fatto che chi non ha vissuto sul pianeta Marte ma sulla Terra sa benissimo che l'Atalanta se ti chiede, che ne so, che ti chiede, che ti può chiedere, non lo so, che posso prendere, vabbè, che ti dà, che vuole, che dice, no, non lo so, ma se l'Atalanta vuole 50, 50 devono essere. Punto. Non è inutile che siamo. Io non capisco una mazza, ragazzi. Di trattative, di finanze, non capisco niente. Ma so che tra l'altro, sputato tutto, scusatemi. L'Atalanta, se chiede una cifra, quella vuole. Punto, stop. E credo che questa sia una cosa che è abbastanza elementare. Ed essendo elementare, sono riuscito ad arrivarci persino io. Per cui il fatto che oggi non sia arrivata questa fumata bianca per questa cifra al rialzo, io non mi stupisco minimamente. Anzi, io sono uno dei pochi oggi a essere relativamente contento. Io sono contento perché c'è chi la legge e non è arrivata la fumata bianca, io la leggo al contrario. Non è arrivata nessuna fumata nera e di questo io sono contentissimo. Cioè il fatto che l'Inter comunque in qualche modo abbia ridotto oggi la forbice è un qualcosa che vi dico la verità, non me neanche aspettavo. Non me l'aspettavo proprio, quindi io negativo, pessimista dalla nascita, rompiscatole, tutto quello, aggiungetele voi l'aggettivo perché me li merito tutti e me li prendo e me li porto a casa, ma io oggi sono quasi quasi lo vedo più vicino il giocatore, ecco, lo vedo più vicino. Ovvio che è inutile che parliamo dell'Atalanta, dipenderà dall'Inter. Il discorso è molto chiaro oggi, dipende dall'Inter, punto, stop, perché il giocatore vuole venire, l'Atalanta ha fissato il prezzo, dipende dall'Inter, questa è la realtà, tutto il resto sono chiacchiere, il video potrebbe finire qua, ma se finisse qua non potrei dirvi le solite cose che ogni volta invece devo dirvi, quello di lasciare like al video, perché altrimenti l'algoritmo come al solito ci rompe le scatole. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi dei contenuti, perché poi arriveremo alla conclusione di questa trattativa, sì o no? Arriveremo o no? E volete sapere cosa ne penso e come reagirò alla notizia? Ecco, come reagirò dipenderà dall'epilogo, ecco, onestamente, però se volete attivate la campanella così no, non vi perdete questa possibilità fantastica, mitica. Ma ultimamente sono fuori di testa proprio completamente, ragazzi. Non lo so se è il caldo, se queste trattative, se il mercato in sé è proprio, forse è proprio il mercato. Cioè il mercato, quando si parla di calcio giocate, che ci sono queste trattative, movimenti, e sempre aggiornamenti, fumate bianche, forse è questo che mi manda completamente in tiro. Non lo so. Se volete, come al solito, come dico sempre, supportatemi su YouTube, su Facebook, sulle varie piattaforme social e compagnia cantante. Grazie, grazie veramente. No, scherzo a parte, tornando un po' serio, grazie. Allora, ehm,
Sì, no, davvero, io sono, in questo momento non potrei mai dirvi ottimista perché non lo sono per natura, però vedo un'Inter veramente desiderosa di battere un colpo, no? Perché in questo momento, cioè, c'è bisogno anche di dare una botta, scusate, utilizziamo un termine forse più consono, una ventata, portare una boccata di ottimismo, una ventata di freschezza, non lo so che termine devo usare, però un po' di, no, un po' di entusiasmo, ravvivare in qualche modo l'ambiente e anche la piazza, no? E con Lookman, ragazzi, onestamente rispondi rispondi affermativo, batti un colpo, ecco, sostanzialmente. E questo è, ragazzi miei. Io confido comunque in qualche modo che Marotta possa trovare il modo, ribadisco, non Marotta non è che deve trovare il modo, il chiavistello per scassinare la mente dei percassi. Ribadisco, lì sono stati chiari, lì sono chiari. L'Inter, Lookman lo può portare a casa, ma deve trovare il modo di tirare fuori 50 milioni. Questa è la realtà. L'Inter sarà pronta a fare questo, dipenderà forse dal fondo C3. Allora in questo deve essere Marotta, bravo. Se veramente reputano un giocatore come Lookman, no, un elemento cardine per la prossima annata, per i motivi che abbiamo espresso, sia tatticamente, sia tecnicamente, sia di piazza, allora Marotta deve trovare il modo di mediare con il fondo e di portare a casa questo giocatore. È qui che dovrà dimostrarsi ancora una volta geniale un dirigente che onestamente non ha bisogno certamente dei miei commenti, ecco. Tranne Cassano, chiunque riconoscerebbe, riconosce a ragion veduta il valore di Marotta. Vediamo, onestamente vediamo quello che succederà, se l'Inter sarà pronta ad aumentare ulteriormente l'offerta. Ribadisco, il nodo è questo, è inutile che stiamo a parlare di altro, il nodo è questo. Poi, se domani, stasera, non lo so quando sarà, quando si aggiorneranno le parti, in realtà credo forse domani, no? Appena si aggiorneranno le parti, se Marotta strappa l'affare a 45 di base fissa più 1 milione di bonus, guadagnerà anche un solo milione rispetto a quelli richiesti da Percasi. Io dirò, Marotta, io non so che hai fatto, non so cosa tu sia stato capace di fare perché andrò a constatare qualcosa di cui proprio non mi sarei mai aspettato. Ma ad oggi la questione è questa: bisogna trovare il modo di tirare fuori 50 milioni, altrimenti Lookman a casa non te lo porti. Poi potremmo anche iniziare a ragionare: un giocatore come Lookman vale 50 milioni, è un investimento da fare quando poi hai comunque altri reparti in qualche modo deboli, tra virgolette, che deve riempire alcune caselle, la difesa. È un giocatore che comunque è in un reparto dove già è abbastanza corposo. Io già vi posso riassumere tutte queste domande, io ve lo riassumo ancora una volta. Per me è Lookman, giocatore che cambia, per me cambia da così a così, cambia per quello che... È un discorso che già abbiamo fatto, è inutile che ripeto sempre le stesse cose, perché poi alla fine non è che posso prendervi in giro e ripetere sempre le stesse cose. E il discorso è quello, Lookman ti cambia, ti dà più possibilità, più moduli, più sistemi quindi di gioco, imprevedibilità, una squadra che ne ha bisogno come il pane, quindi è inutile che sì, ha 28 anni, non è più, come ha detto lo stesso Marotta, il giocatore che prendi per poi rivenderlo, assolutamente, ma uno di quei giocatori che portano appunto anche quell'esperienza e nel suo picco, per cui per me, per le cifre che girano oggi, che anche se fai uno sputo costi e vali 30-40 milioni, ragazzi miei, prende Lookman anche 50, non la vedo assolutamente una cifra sconsiderata e folle nella maniera più assoluta. Vediamo, ragazzi miei, aggiorniamoci e speriamo. Io ribadisco oggi, io non lo so, vedo molti forse
si aspettavano già cose buone. Io già così, io già sono contento, io già sono contento di vedere un'offerta rialzata dall'Inter, una forbice che in qualche modo si riduce. Ribadisco, io sono già contento, io so per me già siamo su una buona strada. Vediamo, vediamo, vediamo. Signori, sono andato forse anche un po' lungo, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la casa se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, Taneschi.